Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le previsioni generali per la prima parte di giugno 2022. Vi ricordo che sono previsioni collettive, prendete i messaggi che risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Potete anche ascoltare l'ascendente e segno lunare per avere un messaggio più completo e in descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Nel caso vogliate contattarmi trovate anche la mia mail. Bene. Mostrami. Gemelli, tendenze energetiche generali per la prima parte di giugno, queste sono troppe, per la prima parte di giugno 2022, insomma ne dovevano uscire più di una, o sì o sì. Direi che però sono 2 bellissime carte, la ruota della fortuna e il Papa. Giugno, periodo di cambiamenti, periodo di crescita, periodo di evoluzione. Periodo di matrimoni per qualcuno, di celebrazioni, perché il Papa parla sempre di quello che è la firma di contratti, la firma di quello che, sono degli accordi, okay? Quindi ci sono dei cambi in vista. La ruota della fortuna quando arriva in modo improvviso. È, un cambio inaspettato in realtà. Per qualcuno si può parlare di un colpo di fortuna letteralmente, magari una vincita al gioco, magari un'eredità o un premio che non si stava aspettando. Per molti potrebbe essere un premio, qualche tipo di riconoscimento, perché abbiamo anche il Papa, magari una promozione, magari andiamo a vedere nello specifico. Allora abbiamo la carta della luna. La carta della luna parla di introspezione, parla di sogni, parla di proiezioni, parla di investigare quello che è il proprio mondo interiore, giustamente, anche le proprie paure. Ok, abbiamo poi, ma quanti arcani maggiori che avete? Fantastico. Allora, la luna, il giudizio, il matto e il fante di bastoni. Il giudizio qui sento che parla di quello che è un risveglio, una chiamata potrebbe essere, sia da un punto di vista spirituale del proprio cammino di vita, oppure in modo un po' più concreto, una chiamata, una notizia da un punto di vista fisico. Magari è proprio la ruota della fortuna che gira, arriva quel tipo di riconoscimento che, di cui parla il Papa, insomma. C'è il matto mi parla di quello che è la vostra voglia di iniziare qualche cosa di nuovo, di avere fiducia nella vita. C'è questa rinnovata speranza, ma giustamente avendo anche il giudizio si parla di comprensione di qualche cosa e avendo la luna dietro, molto fa riferimento al passato sento, perché avete 2 carte che fanno riferimento al passato che sono, che si influenzano a vicenda. Quindi sento che per molte persone è un qualche cosa che fa riferimento al passato, potrebbe far riferimento a un'eredità per qualcuno, e con questo matto vi dicevo che c'è la voglia di ritrovare un po' la fiducia, di ricominciare da capo. Per qualcuno si potrebbe anche parlare di proprio un'avventura in senso fisico, di fare qualche cosa di nuovo. Abbiamo poi comunque questo fante di bastoni e sento che se anche potrebbe esserci questa fiducia nella vita, quello che vi manca è un po' l'entusiasmo, è un po' il pensare a voi stessi o per qualcuno potrebbe rappresentare una persona, potrebbe rappresentare magari un collaboratore, un collega, non sento tanto un capo. Potrebbe essere più un vostro pari a livello lavorativo, oppure la vostra persona di interesse, se per caso per qualcuno vibrasse come una stesa affettiva, Abbiamo anche il fante di coppe, quindi per qualcuno vi dirò che questo cambio potrebbe far riferimento anche ai figli, perché 2 fanti potrebbero essere o 2 persone diverse, 2 colleghi, 2 tutto quello che abbiamo detto prima, oppure anche
oppure potrebbe anche fare riferimento a quelli che sono i figli, perché c'è una forte energia che mi parla di qualcuno di giovane. Andiamo a 6 di denari. Andiamo a vedere ancora l'ultima carta e la regina di coppe. Sì, decisamente qualcuno qui ha voglia di diventare mamma, ha voglia di perché la regina di coppe a me ricorda molto quello che è questa energia materna, l'energia che è pronta ad accogliere, okay? Però diciamo che se non fosse il vostro caso, questo fante di bastoni e fante di coppe potrebbero essere 2 sfaccettature della stessa persona, 2 persone diverse o semplicemente 2 tendenze energetiche che parlano comunque una di, per certi versi, una mancanza di entusiasmo, una mancanza di voglia di fare qualcosa, no, c'è il bisogno di ritrovare la fede in quello che è la vita. E anche qui parliamo di Papa. Il Papa in un certo modo parla di fede e di fiducia, parliamo di giudizio, parliamo di quello che è il destino, parliamo di quello che è un angelo custode che vi segue nel vostro percorso. Qui qualcuno potrebbe essere che sia un po' sprofondato in quelli che sono gli abissi della luna, quindi nelle proprie paure, nei propri timori, in quello che è il subconscio, le emozioni negative. Non sento tanto che sia con tanta energia negativa, in realtà sono più magari paure o proiezioni che condizionano. Okay, andiamo a vedere con i mini tarocchi di spiegare tutte queste carte, così riesco ad entrare un pochettino più nello specifico. Andiamo a vedere. Spiegatemi la luna per piacere. Abbiamo un 9 di spade al contrario, vediamo che altro mi danno. E il 2 di coppe. Sì, per molti può far riferimento a un'unione, una collaborazione, a un matrimonio, visto che comunque abbiamo il Papa, a un accordo, qualcosa che non è andato bene, qualcosa che non è andato secondo le vostre regole. Andiamo a vedere il giudizio per piacere, grazie. Guardate, la luna un'altra volta. Sì, ma infatti io sento che qui qualcuno avrà una di quelle idee con questo il giudizio è l'illuminazione, okay, la presa di coscienza, la presa di consapevolezza. Può essere davvero qualche idea che arriva, qualche, illuminazione su quello che potrebbe essere o il vostro passato o quelle che sono state le vostre proiezioni, cioè togliervi i veli fondamentalmente, in modo, con questo carro, da riuscire a dare una direzione. Andiamo a vedere il matto. Abbiamo un 5 di bastoni e la carta della giustizia. Potrebbe essere che qui qualcuno riponga quello che è la propria fiducia nella giustizia divina, ma perché c'è la presa di coscienza, c'è la presa di consapevolezza e quindi voi sapete, nonostante tutte queste lotte che ci sono qui con il 5 di bastoni, voi sapete che cosa c'è da tagliare, okay, l'avete già consapevolizzato, il punto è farlo, perché comunque la giustizia vi ricordo che ha la spada proprio per tagliare quello che non serve più, quello che è stato ingiusto. Andiamo a vedere il fante di bastoni per piacere, grazie. 3 di coppe. Allora, per molte persone se vibrasse come una stesa, ehm, romantica, con il 3 di coppe e vedendo anche comunque qui le 2 figure, i 2 fanti, si potrebbe parlare di una relazione a 3 dove c'è stato comunque quello che è un tradimento con questo 10 di spade, okay, qui qualcuno si è intruffolato.
E magari questa presa di consapevolezza è proprio quello. Vi siete resi conto? Fatemi sapere nei commenti se vi risuona. Ok, andiamo a vedere il Cavaliere di Coppe, perché voglio vedere se fa riferimento, sì, a un'immaturità emotiva. Assolutamente, perché qui con la carta dell'eremita c'è bisogno di trovare il proprio percorso di vita, la propria realtà, la propria verità. E vediamo che di nuovo c'è una carta che mi parla di luna, mi parla di occhi bendati. C'è bisogno di ricercare la propria verità. Qui c'è qualcuno che non è ancora, ma guardate, vedendo anche la luna e la presa di consapevolezza, sento che qualcuno qui inizierà un percorso di pulizia, un percorso di presa di coscienza. I risvegli spirituali non sono mai dall'oggi al domani, sono un percorso, sono un processo. Qui c'è qualcuno che veramente con questa ruota della fortuna c'è un avvenimento fortunato del destino, qualche cosa che succederà che vi porterà a fare tutta questa presa di consapevolezza, vi porterà a magari anche ad un periodo di isolamento, visto che abbiamo l'eremita, però per cercare la vostra verità, perché vi trovate in questo momento davanti ad un bivio e non sapete che cosa fare. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli, perché il 6 di pentacoli in realtà è una bella carta e mi parla di equilibrio. Asso di coppa al contrario e 8 di coppe. L'8 di coppa ha la stessa energia della carta dell'eremita, quindi di nuovo sento che non avete tanto voglia di iniziare qualche cosa di nuovo. Siete in equilibrio. Se fosse il caso della ricerca dei bambini, siete voi che non vi sentite ancora pronti, io credo, perché comunque avete un asso di coppa al contrario. Avete bisogno di scoprire voi stessi, di trovare quello che è un equilibrio. Però guardate, alla fine io sento che c'è per qualcuno l'asso di coppe potrebbe rappresentare il fatto che non si è innamorato di nessuna di queste 2 figure, se per voi le figure rappresentassero le 2 persone di cui qui al 3 di coppe. Mh. Diversamente, ripeto, magari avete bisogno di fare prima tutto questo percorso di tipo emotivo, dovete diventare prima madri, o genitori comunque di voi ma anche qui si tratta di madri, uomini o donne che siate. Madri di voi stessi prima di riuscire magari a dedicarvi ad un'altra creatura. Perché l'asso di coppe, come il matto, come i 2 fanti, di nuovo son dei riferimenti ai bambini. Andiamo a vedere la regina di coppe per piacere. Grazie. Asso di spade, 6 di bastoni, 4 di spade al contrario e re di bastoni. Sì, l'asso di spade, come la giustizia, arriva per tagliare. C'è qualche verità che viene alla luce, c'è qualche cosa di cui prenderete coscienza, di cui prenderete consapevolezza e avete un 6 di bastoni, quindi sarà un successo, sarà una vittoria, sarà qualche cosa, di cui verrete a conoscenza che vi porterà all'inizio della guarigione, perché il 4 di spade in questo momento è ancora girato al contrario, quindi non siete ancora in questo percorso. Avete appena cominciato diciamo, no, la guarigione arriva dopo aver fatto tutto quello che è il percorso e difatti alla fine abbiamo anche questo re di bastoni, che potrebbe rappresentare una persona nuova che entra nella vostra vita, magari una persona che viene a darvi una mano, qui sì che potrebbe essere un capo, potrebbe essere una persona influente. Mi parlano di direttori di banca. Ehm Il punto è che dovete essere pronti a lasciarvi questa verità indietro, cioè dovete essere in grado di tagliare quello che non serve per riuscire ad arrivare al 6 di bastoni, che è la carta del successo, per riuscire a raddrizzare, diciamo così, questo 4 di spade. Okay, vedo che è un periodo di crescita personale comunque, Ehm, se fosse per voi un'attesa di lavoro, per esempio, sento che per qualcuno è giunto il momento di staccarsi, di fare quello che è il salto. Perché comunque avete il matto, perché avete la presa di consapevolezza, perché avete qui diverse carte che parlano di guarigione e di ricerca solitaria, mh?
E se fosse una stesa romantica, più o meno vale lo stesso, nel senso che qui si tratta di 2 o più energie coinvolte, e qui c'è bisogno di fare una chiarezza interiore su quello che si vuole. I 2 fanti potrebbero anche rappresentare dei fratelli per qualcuno. Okay, andiamo a vedere che cosa vi dice Osho a tal proposito. Vediamo che altri messaggi vi possono dare. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con i commenti, con le condivisioni, con le iscrizioni, quindi grazie a tutti quanti. Bene. Osho, che cosa abbiamo da dire ai nostri amici dei gemelli? Celebrazione, 3 di coppe e il compromesso, 6 di denari. Già. Si parla di un accordo qui, si parla di un compromesso, si parla di un'unione. Il Papa anche, come vi dicevo, parla di accordo, parla di unione. No, volevo vedere le carte che ci sono sotto. In effetti anche la giustizia, cioè avendo qui questa carta, potrebbe parlare di qualche tipo di chiusura contratto, di firma legale che voi state aspettando fondamentalmente, come uno scioglimento di contratto. Però arriva, perché le 2 carte che reggono la stesa sono la ruota della fortuna e il Papa, e anche qui avete celebrazione, quindi arriverete a celebrare questo compromesso, questo accordo, quest'unione, questo fidanzamento, convivenza, contratto, collaborazione, firma per la casa, anche se la casa la sento proprio poco. Ho solo forse un riferimento alla casa. Quindi state sereni. Vivetevi il periodo momento per momento. Voi focalizzatevi su voi stessi. Pensate a che lati di voi stessi dovete guarire. Avete questo 4 di spade, approfittatene insomma. Okay, ancora un messaggio da parte delle fatine, vediamo che cosa hanno da dirvi. Per gli amici dei gemelli. Musica. Quindi qui vi parla di far caso, se vogliamo, a quelli che sono i messaggi, che vi arrivano attraverso le parole della musica. Parla anche di musica in quanto vibrazioni, quindi ai suoni, ai ricordi che possono evocare. Abbiamo wow, fioritura, bellissimo. Ehm, praticamente questa fata vi invita a imparare dalla vostra luce interiore. Qua si fa il lavoro con l'inconscio, qui si fa il lavoro di presa di consapevolezza, okay? E si tratta di mettere luce proprio in quelle aree della vostra vita, che ne hanno bisogno. E poi abbiamo stargazing. Questa carta fa riferimento a quello che è il parlare con le stelle, anche qui abbiamo la luna come avevamo qui, okay, quindi è un po' come la carta delle stelle in realtà parla di desideri, di speranze, parla di esprimere un desiderio fondamentalmente. Vi consiglia anche un po', no, di parlare con le stelle, ehm, in modo da riuscire, diciamo così, a canalizzare quelle che sono le risposte che vi servono. Cari amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.